Ecco il paese, ecco il piccolo mondo di un mondo piccolo piantato in qualche parte dell'Italia del Nord. Là, in quella fetta di terra grassa e piatta che sta tra il fiume e il monte, tra il Po e l'Appennino. Nebbia densa e gelata l'opprime d'inverno. D'estate un sole spietato picchia martellate furibonde sui cervelli della gente. E qui tutto si esaspera. Qui le passioni politiche esplodono violente e la lotta è dura. Ma gli uomini rimangono sempre uomini e qui accadono cose che non possono accadere da nessun'altra parte. Siamo alle soglie dell'estate del 1946. Da qualche giorno il paese ha votato per l'elezione del nuovo consiglio comunale e i rossi hanno ottenuto la maggioranza. Ma vedete fino a che punto siamo arrivati? Guardateli come trionfano. Io vi dico che un giorno verranno fin qui dentro e ci pesteranno sotto i piedi quelli là. Per esempio, l'altra domenica dal pulpito ho detto quello che pensavo di loro. La sera un maledetto è saltato fuori da una siepe all'improvviso e mi ha dato un sacco di legnate. E tu le hai prese. Hai ragione, Don Camillo, beati i pacifici. Ma sì, il fatto è che avevo con me 3 dozzine d'ove e cercavo di salvarle. Ormai era buio e non ho visto chi è stato. Mo se lo venga a sapere. Bisogna perdonare chi ci offende, questa è la regola. E poi detto fra noi una pestatina ti sta bene, così impari a fare della politica in casa mia. Ma insomma, senza voler criticare i vostri metodi, devo dirvi che io al vostro posto non avrei mai permesso a un pepone di diventare sindaco. Pensate che nessuno di questi nuovi consiglieri sa fare una O col bicchiere, degli illetterati a dirigere gli affari del comune. Ma sai che non hanno avuto il tempo per andare a scuola? Per chi deve lavorare nei campi, la vita è dura. Di chi la colpa? Non è la grammatica che conta, ma il cuore. Lascia che si mettano all'opera prima di criticare. Con voi non si può discutere. Ma sentite, sentiteli! E gliel'ho insegnata io, la musica. L'avvocato Spiletti, il solo eletto dell'opposizione. Ed ecco la signora Cristina, la vecchia maestra del paese. Ha 85 anni e vive di ricordi. Ciò che i due hanno visto da questa finestra è per loro l'inizio della fine del mondo. Aspettare per rientrare a casa sua? Ma no, lei non ha paura, lei li conosce tutti e a tutti una volta o l'altra ha tirato le orecchie. Pronto, ma cosa fai qui? Non si sente niente, alza il volume, bisogna che sentano tutti. La vittoria finale è vicina. Uniamoci, la vittoria finale è vicina. Ecco, così va bene. Avete visto, Gesù? Hanno puntato una delle loro trombe contro di noi. Questa è violazione di domicilio. Cosa vuoi farci, Don Camillo? È il progresso. Buongiorno, signora Cristina. Chi sei tu? Sono la Gina Filotti. Non mi riconosce più? Gina? Oh, niente meno. Adesso sono io che devo alzare la testa per guardarti e mi faccio piccola. Lei è sempre la stessa, signora Cristina. Ma sì.
Ti sei comportata bene in collegio? Sì, signora Cristina. Ritorni in un gran brutto giorno. Guardala. Compagni! Compagni, prima di cedere la parola al compagno federale venuto dalla città, per festeggiare con noi il trionfo totale del popolo e della democrazia, voglio darvi una grande notizia. Tra qualche giorno cominceremo la costruzione della Casa del Popolo, che conterrà una biblioteca con bei libri, una sala per il ballo, il cinema e altre manifestazioni culturali, una palestra per la ginnastica fisica e via discorrendo, la quale sarà la vostra casa, la Casa del Popolo. La Casa del Popolo? Dove troverai i soldi, mi domando? E adesso che vi ho dato una grande notizia, passo la parola al compagno delegato. Compagni, sono qui per felicitarvi e felicitare il compagno Giuseppe Bottazzi, il nostro amico Peppone, della vostra schiacciante vittoria sui nemici del popolo. Gesù, io faccio la marcia su Roma. Fermati, non ti riguarda. Solo qui dentro puoi fare quello che vuoi. Qui posso. Naturalmente, sei in casa tua. E noi schiacceremo definitivamente la classe degli sfruttatori. Bisogna restare nella legalità e noi vi resteremo, a costo di dover imbracciare il mitra e inchiodare al muro tutti i nemici del popolo. Intanto Chi è? è Don Camillo. E fatelo tacere! È una parola, bisognerebbe prendere a cannonate il campanile. Se continua io direi di sparargli attraverso le finestre della torre. Già, ma bisognerebbe essere sicuri di farlo fuori il primo colpo, se no si mette a sparare anche lui. Perché smette? Perché li lascia parlare? È loro complice? L'ho sempre detto che è un prete bolscevico. Signora Cristina, quello lì che porta la bandiera non è Mariolino? Bandiera? Ah sì, è lui. Il più rosso dei rossi, anche suo padre sul palco, guardali. Bella famiglia di criminali. Compagni, avete sentito? Noi non tollereremo più simili attentati alla libertà di riunione e di parola. Quelli che si nascondono all'ombra della croce e che cercano oggi di ingannare il popolo sono gli stessi che hanno tradito Cristo 20 secoli fa. Assaltano la chiesa! Non bisogna permetterlo! Non posso venire meditato!
Però come ti sei fatta? Sembri quasi una donna. Cosa dovrei sembrare? Una capra? Ah, lo sembravi quando sei partita. Senti, adesso ho da fare. Ci vediamo stasera. Vai, vai, brutto muso. Raggiungi la tua banda di briganti. Meglio i miei briganti che i tuoi pretacci della malora. Compagni! Un compagno di più! Peppone! È bello! Ti assomiglia! Guardate, Don Camillo, se suona le campane non è per festeggiare la sua vittoria, ma perché è contento della felicità del suo vecchio nemico Peppone. Sono ormai molti anni che dura la loro lotta. Partirono insieme per la guerra e insieme ritornarono, sempre insieme e sempre avversari. Una notte un'antica bicocca disabitata, detta Casa Vecchia, cominciò a bruciare e tutto il paese accorse stupito vedendo bruciare un ammasso di pietre dove a rigor di logica non ci doveva essere niente da bruciare. Senti, io vorrei sapere come mai quei sassi bruciano. Fermo, Don Camillo! Indietro! Indietro! Ma di che ti impicci? Ma io non mi impiccio, dico che non si occhetta esporsi per niente ad un pericolo. Oh, che pericolo? Sono sassi che bruciano? Ma no, c'è punto di benzina, potrebbe essere... No. Potrebbe esserci qualcosa d'altro. E che cosa, per esempio? No, io non so niente. Perché tu credi? Io non credo a niente. Ti secca, che i tuoi gregari ti vedano prendere lezioni di coraggio da un pretonzolo reazionario. Fermati! Un corno! Andate ad inocchiare i vostri gerani! Vedremo che di noi due ha paura! Fermati, Don Camillo! Sarebbe stato meglio che vi avessi lasciato andare avanti. Avrei avuto il piacere di veder saltare per aria il prete più reazionario del mondo. No, mi sarei sempre fermato in tempo. Perché? Perché sapevo che in cantina c'erano 6 bidoni di benzina, 300 granate, 95 fucili, 2 casse di munizioni, 7 mitragliatori e 3 quintali di esplosivo. Ti stupisce? Ho fatto l'inventario del tuo deposito prima di incendiarlo. Io dovrei ammazzarvi. Ammazzare me? Non è facile. Ma in fondo voi mi avete fatto un piacere. Quella maledetta roba mi pesava sulla coscienza. Ma voi avete detto che in mitra erano 7, invece erano 8. Chi ha preso l'altro? Ma l'ho preso io. E quando la rivoluzione proletaria scoppierà, stai lontano dalla canonica. Ci ritroveremo all'inferno. E questo durava da anni. Così, se Camillo non poteva digerire i colpi che aveva ricevuto da un misterioso aggressore, Peppone a sua volta non aveva potuto dimenticare il modo con cui quelle maledette campane avevano salutato la sua elezione. E qualche giorno dopo, Matuggia, il sagrestano, Succede? Chi è? Io non lo so, credo. Cosa credi? Ho visto. Chi? Ieri sera. Ma chi? Usciva dalla chiesa, Peppone. Il sindaco. Ah, così prende cura degli edifici pubblici, Gli domando di far riparare il campanile e invece di riparare lo distrugge. Perché non me l'hai detto? Vedendolo uscire di notte, credevo che fosse venuto a confessarsi. A confessarsi? Sì. A confessarsi? Sì. Adesso ti dato io la soluzione. Don Camillo, buttalo via. Come? Buttalo via, questa è una brutta Un cosa. nemico di luce, signore, è pioppo, leggero, morbido. Buttalo via e non pensare più a Peppone. Come volete che non pensi più a Peppone?
se ora mi mandate sua moglie. Cosa c'è? È per un battesimo, signor curato. Chi l'ha fatto? Io? Con vostro marito? Si capisce. Con mio marito, con chi vuole che l'abbia fatto, con lei. Oh, c'è poco da arrabbiarsi, beh. Non dicono che nel vostro partito c'è l'amore libero? Oh! E che nome gli diamo? Libero Antonio Lenin. E allora fatelo battezzare dai russi. Andiamo. Avete sentito? Gliel'ho fatta quei senza Dio. Hai fatto malissimo. Richiamali e battezza il bambino. Oh, Gesù, dovete mettervi in mente che il battesimo non è uno scherzo, eh. Il battesimo... Non vorrai spiegare che cos'è il battesimo a me che l'ho adottato. Se il bambino muore è colpa tua se non va in paradiso. Perché deve morire? È rosa e fresco come un fiore? Ho capito, sempre torto io, cercherò di richiamarla. Io uscirò di qui quando mio figlio sarà battezzato col nome che ho scelto. Il comune è di fronte. Questa è la chiesa. Oh, attenzione che ho la pancia delicata, eh? Ricordate quella pallottola che presi quando eravamo in guerra? E allora niente colpi bassi. Sta tranquillo che te li piazzo tutti al piano superiore. Beh. Ma che ora è? Mo? E va bene, avete vinto. Questo è per il battesimo e questo per i petardi. Ma che petardi? Oh sì, fa l'innocente. Questo sapete fare voi, distruggere e incendiare, e volete costruire una casa del popolo. Zitto tu, piccolo bolscevico. È più intelligente di suo padre. Di, ma dove li prendi i soldi per costruire questa casa del popolo? Li troverò. Se passi al setaccio tutto il paese, non ci cavi neanche da comprare 10 copi. So bene io, sono 10 anni che mi batto per creare una città giardino, ma a voi a promettere non vi costa niente. Allora lo battezziamo, sto tesoro. E allora, come lo vogliamo chiamare? Libero Antonio Camillo. Anche Camillo? Sì. Oh, guarda così. Poi metterà anche Lenin. Con un Camillo vicino quei tipi lì non funzionano. Presentate il bambino. Padrino è il vecchio Ciro della Bruciata, nonno di Mariolino. La Bruciata è un podere più pelato di una zucca. A seminarvi della dinamite forse crescerebbe, ma Ciro e suo figlio si ostinano a seminarci del grano. Dall'altra parte, nella proprietà dei Filotti, parenti di Gina, la terra è così bella che basta accarezzarla perché il grano cresca. La povertà e la ricchezza, il sole e la politica in più, ve ne è abbastanza per odiarsi a morte. Allora è stato costruito il muro per evitare dei guai.
così in pieno giorno. Se mio padre mi vede mi strozza. Perché non sei venuto l'altro giorno? Ho aspettato fino a sera. Ma tu mi avevi mandato a spasso? Non era niente. Ero arrabbiata. Come sei bello. Ti cresce la barba adesso. Hai corso? Scotti come la braci? No, non ho corso. Pungi. Eccoli, Giulietta e Romeo. Quando erano bambini le loro famiglie diventarono nemiche. A quei tempi il muro non era stato ancora costruito, così il minimo incidente finiva per complicarsi. La battaglia si estendeva dalle madri ai padri. Poi intervenivano i parenti ed infine i nonni. Il tuo Peppone è un brigante. Sempre meglio del tuo pretaccio. Quello fa venire la voglia di diventare musulmano. Musulmano, lo sei già. Brutto ipocrita. Ecco mio nonno. Se mi vede mi strappi i capelli. A stasera. A stasera. Eccomi. Gina! Cosa fai? Dov'eri? Sono andata a vedere se le mele sono mature. Ah, che non sono le mele che ti faranno passare gli esami. Vai a studiare. Quel vecchio porco ha di nuovo lasciato uscire i suoi piccioni. Assassino! Brutto assassino! Ti danno noia i miei piccioni passando sulla tua terra? Mi levano il sole! Il sole? Oh, che il sole non è fatto per i vecchi barbagianni come te! Oh, se tiri un'altra volta, ti do fuoco alla baracca! Io sparo su tutto quello che passa sulla roba mia! Piglia! Eccoti il tuo piccione maledetto che è duro come il ferro! Toh! Pigliatelo! Mangiatelo! E crepa! Mangiatelo! E che tu possa strozzarti! Brutta carogna! Ma il piccione non è andato perduto. Gina l'ha portato alla signora Cristina che gli ha fatto festa. La signora Cristina ha insegnato per 50 anni alla scuola del paese. Quando si è ritirata tutti gli abitanti hanno fatto una sottoscrizione per regalarle una sveglia. Così la vecchia maestra ascolta la sveglia e continua a sperare che il governo si decida a passarle una pensione. Chi è? È Scartazzini. E quelli lì chi sono? Sono con me tutti amici. Dobbiamo parlare di cose importanti. Entrate. Allora? Ecco qua, è accaduto un fatto importante. Ci sono state le elezioni e sono i Rossi che hanno vinto. Lo so, brutta gente i Rossi. Oh, ma i Rossi siamo noi. Brutta gente lo stesso. Ad ogni modo noi sappiamo politicamente quello che vogliamo e non ci sarebbe bisogno di niente. Ma quando si è nell'amministrazione bisogna scrivere, fare dei rapporti, rispondere alle relazioni. E di lei soltanto possiamo fidarci. Oh, naturalmente le pagheremmo il disturbo. Pagarmi? Stia a sentire, noi veniamo tutte le sere attraverso i campi. E lei ci fa un po' di ripasso, ci riguarda le relazioni, ci corregge gli sbagli. Ah, ma è troppo tardi. Non capireste. Bisognava studiare quando era il momento. Signora Cristina, lei sa bene che ci mandavano a lavorare nei campi piuttosto che a scuola. La colpa non era tutta nostra. Chi sei tu? Ah, brusco della bruciata. Sì. Sempre il solito tipaccio. Hai ragione, non è colpa vostra. Seduti. Di un po'. Giuseppino ha finito di mettere i denti? Altro che, si sta per sposare. E tua cognata, Luigi, sempre così cattiva? Ancora di più invecchiando, signora Cristina.
Tu vattene. Io? Tu me ne hai fatte troppe, troppo grosse. Monsignora Cristina, lei non può. Come non posso? Questa canaglia che veniva a scuola con le tasche piene di rane e un giorno è arrivato a cavallo di una vacca? Ma signora Cristina, è il sindaco. Sindaco no, se non te ne vai di qui ti do tante bacchettate che ti pelo la zucca. Ale, vattene. Io ve l'avevo detto che non fate vedere troppe. Ricordati che qui dentro non ci metti più i piedi, neanche se diventi ministro dell'istruzione pubblica. Peppone è un asino. Me l'ha portato da comporre Peppone mezzogiorno. Vuole che ne tiri 15 copie. Sentite che roba. Primo ed ultimo avviso. Anche ieri sera una vile mano anonima ha scritto un offensivo insulto sul nostro giornale murale. Stia in gamba quella mano di qualche mascalzone che approfitta dell'ombra per provocare, il quale se non la smette se ne pentirà quando è irreparabile. Ogni pazienza ha un limite. Il segretario della sezione Giuseppe Bottazzi, detto Peppone. Provocazione? Quale provocazione? Tu ne sai qualcosa, Barchini? Ah, dunque voi non ne sapete niente? È bellissima. Ogni volta che attaccano qualche manifesto pieno di strafalcioni come questo, c'è sempre qualcuno che ci scrive sopra Peppone è un asino. Oh, ma Peppone è un asino, e questa è la verità. E allora quando uno è asino, se pubblica dei proclami, è inevitabile che tutti vedano le asinerie che scrive, eh? Non ti pare? Ah, capisco, è naturale. La gente vede e sghignazza. Beh, ma adesso bisogna che vada a stampare le altre copie. Le vuole per domattina. Buonanotte, reverendo. Buonanotte, Barchini. Peppone è un asino. E tu cosa sei? Cosa sono io? Dico, signore. Ieri sera, quando sei andato dal tabaccaio a comprare quel sigaro di cui hai ancora la metà in tasca, non ti sei per caso fermato un momento a leggere il giornale murale? Oh, non proprio a leggere, ci ho buttato sopra un occhio. E non hai notato qualche strana scritta sul manifesto? Ma quando mi sono fermato io non c'era niente. Scusate Gesù, ma credo che mi stiano chiamando in sacrestia. Don Camillo, aspetta! E quando te ne andasti non hai visto niente di strano sul manifesto? A pensarci bene, mi sembra che quando sono partito c'era qualcosa scritto a matita rossa in basso, un po' a destra. Scusate, ma mi aspetta. Vergogna, Don Camillo, canzonare un uomo soltanto perché è arrivato appena alla terza elementare. Adesso tutto il paese riderà di lui. Senti, ascolta, ecco che cosa hai fatto. Peppone è un asino! Peppone è un asino! Peppone è un asino! Peppone è un asino! Gesù, io non volevo questo, che devo fare? Chi ha fatto il peccato faccia la penitenza. Santa Vergine, venite in aiuto. Non immischiare nei tuoi affari chi non c'entra, capito? Voi sempre vostra madre. Don Camillo. Mi giudicate male, Gesù. Ecco, questo mezzo sigaro. Sapete che non potrò comprarmene un altro tutta la settimana. Ebbene, guardate cosa ne faccio. Molto bene, Don Camillo. Accetto la tua penitenza. Ma fai sparire anche le briciole, eh? Saresti capace di fumartele nella pipa. Buonasera, signor Curato. Buonasera, signor Sindaco. Non è il sindaco, è il cristiano. Sono venuto a confessarmi. Dio sia con te, figliolo. Hai bisogno più di ogni altro della sua benedizione. Da quanto tempo non ti sei più confessato? Dal 918. 918. Chissà quanti peccati avrai commesso con le brutte idee che hai per la testa. Sì, parecchi. Vieni con me. Peppone ha fatto presto a vuotare il sacco, ma il peccato più difficile da confessare è l'ultimo. E infine sono io che un mese fa
Una sera che tornavate con un paniere di uova, vi sono saltato addosso col bastone. Eravate voi. Io non vi ho bastonato come ministro di Dio, ma come avversario politico, Dieci Padre, 10 Ave. Ego te absolva peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Gesù, io lo polverizzo. No, io ho perdonato e anche tu devi perdonare. Gesù, se sono un buon servo di Dio, lasciate che gli rompa questo candelotto sulla schiena. Cos'è una candela? No, le tue mani sono fatte per benedire e non per percuotere. Le mani sono fatte per benedire. Mo' i piedi. Va bene, noi siamo pari. Non ne parliamo più, però non vi ho confessato tutto. Che? Ma io ti ho dato la soluzione, è un sacrilegio. Ma non sono precisamente dei peccati, piuttosto dei piccoli errori. Non dovete voi correggere gli errori dei vostri penitenti? È il nostro dovere. Va bene, e allora ecco qua. Cittadini, nel mentre che noi salutiamo la gloriosa affermazione della nostra lista, Gesù, non rispondo più dalle mie azioni. Ne rispondo io, fai il tuo Così voi mi dovere. fate lavorare per la GITPROP. Tu lavori per l'ortografia e la sintassi che non hanno colore politico. Allora vieni qui con la tua letteratura. Ecco. Bene, bene. Ma c'è una cosa qua che non capisco. Là dove io avevo scritto noi abbiamo l'intenzione di far ampliare l'edificio scolastico, voi avete scritto noi abbiamo l'intenzione di far ampliare l'edificio scolastico e di far riparare il campanile della chiesa. Perché? È una questione di regole grammaticali. Ah. È una fortuna per il vostro campanile che voi abbiate studiato il latino. Così sfuma la speranza che vi crolli sulla testa. Bisogna inchinarsi alla volontà di Dio. Alla salute. Salute. Ah, sai, quel tale, sì, quel mascalzone che scrive stupidate sui tuoi manifesti. Credo di sapere chi è. Gli dirò che non lo faccia più. Oh, tanto meglio per lui, perché, sapete, il bastone di quella volta l'ho conservato. Buonanotte, signor curato. Buonanotte, signor sindaco. Oh, e con questa casa del popolo si marcia? Va bene, va bene. Non pensate, signore. Non hanno nemmeno di che comprare la prima pietra. Di dove hai tirato fuori quel sigaro, Camillo? Ah, Peppone ne aveva 2 in tasca, credo di avergliene preso uno senza domandarglielo. E poi voi sapete che lui è per la ripartizione della ricchezza. Don Camillo può tornare a sognare in pace la sua città giardino perché si è convinto ormai che Peppone ha barato e che in realtà non ha nessuna possibilità di costruire una casa del popolo. Il compagno sindaco prega il signor parroco di onorarlo della sua presenza alla cerimonia di carattere sociale che si svolgerà domani alle 10 a Piazza della Libertà. Ecco fatto. Che cerimonia? Ah, non ne so di più io. No, non andrò. Vai a dire al compagno sindaco che non voglio sentire le solite stupidaggini contro la reazione sui capitalisti. Le so a memoria. No, niente discorsi politici, tutta roba patriottica a sfondo sociale. Se lei non viene è perché non capisce niente della democrazia, ecco. Se è così verrò. Dice il capo che venite in uniforme e con gli arnesi. Ma quali arnesi? Ma sì, il secchio e il pennello, c'è della roba da benedire. Una cerimonia di carattere sociale.
Compagni e cari concittadini, sono felice di posare la prima pietra di questa casa del popolo, che si alzerà quanto prima nel cuore del paese, simbolo della nostra volontà d'azione e del progresso sociale. Auditorium nostrum, in nomine Domini, cielo e terra, omnium viscum, come spirito tuo. oremus. Deus et omnia bonus multitudo et semper tu propagatum per medicamentum et paterno sapientia mundo per educatum a terminum per Christum Dominum nostrum. Amen. Il nostro caro parroco ci farà l'onore di dire qualche parola. Miei cari amici, io vorrei potervi esternare esattamente tutta la gioia che provo e la riconoscenza che devo al signor Sindaco per avermi invitato a questa cerimonia. Grazie. E Don Camillo perse il sonno. Come aveva fatto Peppone a trovare il denaro? Infine credette di aver indovinato. Queste zampe hanno l'onore di appartenere al signor Sindaco? Vi dispiacerebbe lasciare in pace la gente che lavora? Ci tenevo proprio a felicitarmi con te per quella casa del popolo. Non ne ho avuto il tempo domenica perché in quelle cerimonie ufficiali davanti a tutti non si può mai dire ciò che si pensa. Quello che non si dice si può indovinare facilmente. Non tutto. E adesso senti, vecchio brigante, riduci un po' la tua casa del popolo perché costa troppo. E poi c'è un'altra cosa molto più urgente. Cosa vi succede? Siete svanito? Sto benone. Ti ricordi la vecchia storia di quando eri alla macchia? Nel bosco di Castelpiano? E ti ricordi che attaccaste quella colonna nemica in fuga? E quel camion che avete catturato? Quel camion che portava l'oro del bottino di guerra e della cassa della divisione. E l'indomani, sì, l'indomani tu hai mandato il compagno Brusco e il compagno Smilzo a portare il camion in città per consegnarla all'autorità legittima. Poverini, ti ricordi come sono tornati? A piedi. E in che stato? 3 autoblindo li avevano attaccati. Disgraziati. E addio camion e oro. Cosa volete insinuare? Ma niente. Solamente stanotte ho sognato che non c'erano autoblindo e che il camion col tesoro non era andato perso. Sempre le solite. Voi cercate di disonorarci. Non urlare che ti può scoppiare una vena. Povero Peppone, la memoria non ti serve più. Cerca di ricordare. Oh. Questa è una ricevuta e un attestato in piena regola. Catturando quel camion noi abbiamo recuperato 10 milioni. E 10 milioni saranno spesi per il popolo. Nessuno ha toccato un centesimo. E se qualcuno ha qualche cosa da dire, so per io come sistemarlo. Anch'io. Non mi sembra che sia il caso di litigare. Non neanche a me. E poi in fondo siamo perfettamente d'accordo, no? 10 milioni recuperati per il popolo, e cioè 7 milioni per la casa del popolo e 3 milioni per la città giardino dei bambini del popolo. Sinite parvulo svenirat me. 7 milioni più 3 milioni, totale 10 milioni. Chiedo solo ciò che mi spetta. E Don Camillo può a sua volta posare la prima pietra della sua famosa città giardino. Ma i 2 cantieri aperti nel centro del paese non riescono tuttavia a dare lavoro a tutti. La miseria era grande. Gli operai aspettavano da Peppone un rimedio ai loro disagi. Peppone aveva convocato in comune i più ricchi proprietari terrieri, ma questi si barricavano dietro la legge, dicevano che loro non avevano colpa se le cose andavano male. E il ponte sul fossato da ricostruire?
e 5 chilometri di canale di irrigazione da scavare, ci sarebbe del lavoro per tutti. Ma il comune non ha soldi. Allora ecco cosa ho deciso di fare. Si tassa la terra di 1000 lire la biolca per finanziare i lavori. Se voi siete d'accordo va bene, se no ve la vedrete con quelli che hanno fame. 1000 lire la biolca. Era una somma forte. Per il vecchio Filotti si sarebbe trattato di quasi 1 milione. Il suo rifiuto provocò quello degli altri proprietari e tutti d'accordo. Quando è così, ordinerò lo sciopero dei lavoratori agricoli. Vedremo chi lavorerà alle vostre terre. E il lavoro si fermò in tutto il territorio del comune. Il terzo giorno i muggiti delle vacche di Filotti si sentivano a 1 chilometro. I picchetti degli scioperanti impedivano a chiunque di foraggiare e di mungere le bestie. Ehi! Dove vai? Vado a mungere le mie vacche per fare il mio mangiare. Ne ho il diritto, no? Fermati, non ne vale la pena. Il picchetto non ti farà entrare, vedrai. Sei fiero di quello che fai, sei contento di te. Senti, che strazze quelle povere bestie. Hanno le mammelle e dure come i sassi con quel latte di 3 giorni. Vergogna. E la moglie di Castaldi? Non ha più una goccia di latte. E non si nutre abbastanza da quando suo marito è senza lavoro. E allora? E il piccolo Francesco hanno dovuto mettere all'ospizio a Bologna. E non è la sola che ha fame. Qui non c'è altro mezzo. E se le vacche devono crepare, che crepino. Mariolino, credi tu che in qualche parte del mondo ci sia un posto dove si possa stare tranquilli senza odiarsi? Dovrebbe esistere. Questo è certo. Altrimenti non varrebbe la pena di vivere. Ehi, tu! Fermati! Ehi, tu dove vai? Calma, calma, fai attenzione con quell'arnese. È proibito di andare più lontano. Ma bisogna proprio che vada. Ascolta, la rossa deve avere il vitellino, se non l'aiuto creperà. Bisogna proprio che vada, deve nascere oggi. Lasciami passare, su. Il figlio di Gisella mi ha detto che da Gigiotti l'uva marcisce. Io lo so, dal brusco che l'ha detto a mio marito. Beppone ha chiesto in città dei rinforzi per raddoppiare i picchetti. Verranno con le mitragliatrici. Questa è la fine del mondo. Non lo hanno lasciato entrare. Mariolino gli voleva sparare col suo fucile. A chi? A Giacomo, il vecchio vaccaro di Filotti. E la rossa, che deve avere il vitello, creperà e creperanno anche tutte le altre. Hanno le mammelle gonfie così e niente nella pancia. Gesù, a tutto c'è un limite. Praticanti. Che Dio li punisca. E li mandi all'inferno tutti. Zitte voi, vecchie pazze. Responsabili sono anche i proprietari, egoisti e testardi, il Filotti e i suoi pari. Dio li caccia all'inferno senza pietà. Perdonatemi, Gesù, credo di essermi arrabbiato. Tanto voi all'inferno non ci mandate nessuno. Però lasciarle crepare così è stupido. Gesù! Gesù, andiamo. Signore, fate che non ci sia nessuno pronto a pestarmi dall'altra parte. Chi va là? Rispondete o sparo. Sta attento perché sparo anch'io. Ah, ci siete anche voi in questa storia, mi pareva strano.
Ti piace questa musica? Crepate le vacche, avrai dei disoccupati in più. Ma sì, lo so, è la maledizione dei paesi agricoli. In città si fermano le officine e buonasera, non è mica necessario mungere le macchine. È una vacca morta, non si può più rimetterla in marcia. Oh, rimanete qui. Se non vi fermate vi faccio come uno scolabrodo, sapete. Peppone è duro come un mulo, ma non spara alle spalle dei preti che obbediscono agli ordini di Dio. Chi va? Piantala con chi va là, sono io, Peppone. Vai a fare un giro, così ti svegli, va. La più bella stalla del paese, vorresti farne un cimitero. Presto, entra, dai, cammino, spiccia. Io mi occupo della rossa, è affar mio. Tu cominci a tirare giù il fieno. Dopo bisognerà mungere. No, non state, no, no. Lavorarono come buoi e quando ebbero finito fu necessario attendere la notte. C'ho una fame che mangerei un vescovo. È duro da digerire. Salute. Non gridano più stamattina. Devono essere lì per crepare. Finiranno col morire tutte. Ehi te! Vai in paese e portami 50 litri di disinfettante. Va bene. Ci saranno degli altri che creperanno prima che io muoia. Ma quando Dio volle lo sciopero finì e la vita rinacque nei campi. I rinforzi arrivarono dalla città quando oramai tutto era tornato a posto. Lo sciopero! Ma come finito lo sciopero? Che siamo venuti a fare? E siccome faceva caldo, non rimaneva loro che una cosa da fare, una buona bevuta. Guarda, guarda, un prete da corsa!
ragazzi della città non si sono comportati bene, ma lui ne ha messi fuori combattimento 15. 15, dico, ammetterete eccellenza che il paese non può sopportare questo. Un prete che si mette a fare il rullo compressore, dico... Oh, capisco. È un pericolo per il paese, vero? Ebbene, lo cambieremo di parrocchia. È assolutamente inevitabile. Scusatemi. Ecco, vi manderò Don Pietro. Don Pietro? Sì, quel giovane che avete visto. Oh, non vi darà noie. Quella mezza porzione? Oh, signor Sindaco. Scusate, eccellenza, ma se io do la sberla a quel pretino là, lo faccio volare lontano 20 metri. Mentre se do la sberla a Don Camillo, quello non si sposta di 1 centimetro. Ma perché volete prenderlo a schiaffi? Ma quella specie di porettino là è roba da oratorio. Una volta tutto addobbato deve sembrare un attaccapanni con sopra 3 pallettoi e un mantello. Scusate, ma voi il valore di un prete lo misurate a metri e a peso? No, eccellenza, noi non siamo dei selvaggi, ma il fatto è che anche l'occhio vuole la sua parte. Quello che vogliamo dire... Sta zitto. Ecco, quello che volevamo dire non è che voi ci leviate Don Camillo, no. Ma vogliamo che voi gli diciate che stia al suo posto, che la pianti di fare della politica e che non si mischi in faccende che non lo riguardano. Una buona lavata di testa, insomma. Bene, d'accordo, figli miei. Del resto credo che la meriti. Grazie, eccellenza, grazie. Ah, adesso non ti basta più di far volare le panche, eh? Anche le tavole. Oh, eccellenza, sai, in un momento di Sì, debolezza lo so, sono al corrente. Ma un uomo di Dio predica l'amore e la dolcezza e non fa il lottatore da fiera lanciando tavole in testa al suo prossimo. Ah, vergogna. E non vorrai farmi credere che eri solo. Avevi preparato il colpo, un agguato, vero? Un uomo solo non può abbattere 15 individui. No, eccellenza, io ero solo, lo giuro. La tavola è caduta su di loro e la tavola era come quella là. Come quella là? Su, avanti, sollevala. Come? Sollevala. Presto, presto. È il momento di dimostrare ciò che sai fare. Se dici la verità, provala. Forza, forza. Buttala. Come? Buttala. Decisamente, mio povero Don Camillo, tu non sarai mai vescovo. Eccellenza, cosa c'è? Siete forse ferito? No, niente. Sono stato io. Don Camillo mi ha fatto andare in collera e ho perso la pazienza. Don Camillo ottenne il perdono e nello stesso tempo la promessa che il vescovo sarebbe venuto a inaugurare la città giardino. Intanto la casa del popolo veniva su piano piano. Il signor arciprete cerca qualcosa? No. Passavo Ma non ha mica l'idea di salire molto svelta a questa casa del popolo, signor Sindaco? Ma è una casa, non è mica un dirigibile. Io fra 3 settimane l'inauguro. Inaugurate cosa? La città giardino. O se quella pozzanghera che voi chiamate piscina non è stata nemmeno cominciata? Allora tu mi spii. Io non spio, faccio delle constatazioni. E allora avrei anche constatato che il campo da football è pronto e io inauguro quello. Inaugurate a rate? E voi perché non inaugurate questa baracca? Oh no, non s'arrabbi, signor Sindaco, non farò cerimonie di inaugurazione. Venivo soltanto a proporle di giocare una partita di calcio fra la sua Dinamo e la mia Gagliarda. Volete inaugurare il vostro campo con una sconfitta, eh? Bene, d'accordo? D'accordo. Voi potete far allenare le vostre figlie di Maria. Verrà domenica alla processione il signor Sindaco? Si capisce. Non sono mai mancato io alla benedizione del fiume. Verrò io e tutta la sessione del partito al gran completo con la bandiera. Ma mica la vostra bandiera. Perché? Il rosso vi fa male agli occhi? No, è una bandiera di partito. La processione non è politica, è religione. Venite senza bandiera o niente. Se credete di fare il duce, vi sbagliate. Ecco cosa ne faccio io dei dittatori.
sento che così demolisci la tua casa invece di costruirla. Poiché non poteva assistervi con la bandiera, Peppone decise di boicottare la processione. Il paese fu avvertito che chi teneva la pelle avrebbe fatto meglio a non andare. Quelli sono capaci di lanciare bombe contro il corteo. Bisogna rinviare la processione e avvertire le autorità. Fate come volete, a me non interessa. Cosa succede? Io credo sia meglio rientrare in casa. Arrivederci, Don Camillo. Arrivederci, reverendo. Buongiorno, reverendo. Arrivederci, Don Camillo. Tornatemo a casa. Non è affar vostro questo. Allora. Allora, si va, Don Camillo? Il fiume deve essere magnifico con tutto questo sole. Lo vedrò proprio volentieri. Andiamo, signore. Potevano farla anche un tantino più leggera questa croce. Ah, dillo a me, che me la sono dovuta portare fin lassù e non avevo le tue spalle. Bussa via. Lascialo stare, così Peppone non potrà dire che alla processione non c'era neppure un cane. Santo, perché qui sono legnate. Non mi scanso per voi, ma per lui. E allora togliti il cappello. Gesù, se le poche case oneste di questo porco paese potessero galleggiare come l'arca di Noè, io vi direi, fate gonfiare il fiume che strabocchi, che spacchi l'argine, sommerga tutto il paese. Ma siccome la gente onesta vive in case uguali a quelle dei farabutti, e sarebbe ingiusto punire i buoni per la colpa di questo Peppone e della sua ciurma di senza Dio e senza legge, così vi prego di salvare il paese dalle acque e di dargli prosperità. Amen. Amen. Era necessario che Gesù vegliasse sulla calma del fiume, il quale quando andava in collera provocava danni gravissimi. Qui, in un avvallamento, si trovava una volta una cappelletta. In un momento il fiume la sommerse insieme al sagrestano. Il sagrestano era il nonno della signora Cristina, la quale ad ogni anniversario
Quando sarai maestra dovrai pur lasciare la tua famiglia, no? Può darsi che tu debba lasciare anche il paese. Allora io verrò a lavorare dove sarai tu e ci sposeremo. Quando sarò maestra? E perché non quando avrò i capelli bianchi? 2 anni non ti sembrano lunghi? 2 anni, 100 anni. Tu puoi aspettare, vero? È così che mi ami. Non piangere. Non voglio che tu pianga. E durante tutto questo tempo dobbiamo vederci sempre di nascosto. Se per caso ci pescono insieme, quel bruto di tuo padre ti spacca la testa. E quel sudicione di tuo nonno, quello è capace di chiuderti in un convento. Se ti rinchiudi do fuoco al convento. Benissimo, è il sistema migliore per accomodare le cose. Oh, signora Cristina. Siamo tanto infelici. Soprattutto stupidi. Non potevi scegliere un altro invece di questo incendiario di conventi? E tu? Non potevi scegliere fra le pazze scatenate della tua banda? Non ci siamo scelti, signora Cristina. Noi ci siamo trovati. Che guaio, non solo stupidi, anche disgraziati. Aiutateci, signora Cristina. Sentite la campana. Quale campana? La campana sommersa. La campana della cappella sommersa. Porta male, Mariolino, annuncia una disgrazia. E tu dai retta a queste stupidaggini? Una futura maestra? Ah, non ti credevo così indietro. Altro che indietro. Diteglielo voi, signora Cristina, diteglielo a questo incosciente. Non è vero? Ha suonato quando il vecchio Tolli è annegato nell'86. E ha suonato quando la ragazza di Ponte si è gettata nel fiume nel 94. E l'ultima volta nel 1912. Ascoltate. È il tuono. Non vedi le nuvole sulla montagna? Credi? Sei uno sciocco, ma questa volta hai ragione. Cos'è questa porcheria? È la nuova moda politica di mostrare le cosce? Ma devo giocare al calcio. Oh, mamma mia! La partita! Chissà che succederà adesso! Addio, Gina, ci vediamo stasera, eh? Arrivederci, signora Cristina. Non è cattivo. Vedrò suo padre e parlerò a tuo nonno. Se insistono gli pelerò la zucca a bacchettate, se lo meritano. Vecchi idioti. Da dove vieni tu? Io. Sta attento! Ne riparliamo dopo la partita. Attenti! Ho da dirvi semplicemente questo. Voi giocate contro la squadra della reazione. Dovete vincere! O vi spacco la testa tutti! Capito? Attenti. Miei cari, sentite bene. Io non vi faccio minacce. Vi dico soltanto che se tra voi c'è un brigante che non giochi fino all'ultima goccia del suo sangue, gli polverizzo il sedere a pedate. Intesi? Io sono strettamente neutro politicamente. Io non ho mai fatto politica dalla mia nascita. Voi potete dunque contare sulla mia imparzialità. Io vi prego di ricordarvi che qui si fa soltanto dello sport. Qui non siamo alla Camera. Andiamo. Corruzione, vinciamo noi. Di dove vieni? Dalla zia Maria.
Alla fine del primo tempo non c'erano ancora morti sul terreno né sulle tribune. La squadra di Don Camillo aveva segnato 2 gol e conduceva per 2-1. Se non segni un gol nei primi 5 minuti della ripresa, io ti cavo le budella e te le metto al collo! Hai capito? Sapevo che finiva così. E non t'agitare tu! A qualche minuto dalla fine, le 2 squadre sono al pareggio. Perché dovevo aiutare te? 22 gambe quelle dei tuoi uomini, 22 quelle degli altri. Io non mi occupo di gambe, ma di anime. Allora avrete anche visto nell'anima di quell'arbitro della malora che ha accordato agli altri un fallo che era dovuto a noi e l'avete lasciato. Vogliono ammazzarmi! Vogliono ammazzarmi! Salvatemi! Salvatemi! Indietro o vi spacco la testa! Questo è un asilo sacro! Vergogna, belve scatenate, tornate alle vostre tane e Dio vi perdoni la vostra bestialità. Fatevi il segno della croce. Presto. Fra voi e quest'uomo sta ora la croce che ognuno di voi ha tracciato con la sua mano. Chi cerca di violare questa sacra barriera è un sacrilego. Andatevene. Vada retro. E adesso a noi. Innanzi a Dio non puoi mentire. Cosa ti ha dato quel mascalzone di Peppone per far vincere i suoi? 2500 lire. Fuori! Infame! Vipera! Traditore! Non c'ho ragione di arrabbiarmi? O ve l'avevo detto che quello era un venduto? Chi ha offerto a Dinella 2000 lire per lo stesso servizio? Non vi si può nascondere niente. Tu l'hai corrotto, la sconfitta l'hai meritata. Ma va bene, Gesù, l'accetto come punizione. Però vedere perdere una squadra così, una squadra da partita internazionale, una squadra di veri campioni è una cosa che spacca il cuore, è una cosa che grida vendetta. Camillo! Sì, ma tanto voi non potete capirmi. Lo sport è una cosa speciale. Chi c'è dentro, chi non c'è, non c'è. Non so se rendo l'idea. Oh, fin troppo, mio caro Camillo. Ti capisco tanto bene che a quando la rivincita? Rivincita? 5-0. 5-0. Non vedranno nemmeno passare il pallone. Così, allè. Gol! Qualche giorno dopo, il vecchio Filotti mandò a chiamare Don Camillo per parlargli di una cosa urgente. Ha bisogno della vostra assistenza spirituale. Che c'è? Che cosa ha fatto? Non ho fatto nulla di male. Taci! Rispondi soltanto quando sarà interrogata. Da quanto tempo? Non ricordo.
Da quando ha fatto il buco nel muro. Il buco era giusto all'altezza della nostra faccia. Dovevamo avere circa 4 o 5 anni. Un buco nel muro? Glielo do io a quel mascalzone. No, non bisogna esagerare. Calma. Chi è quello che chiamate mascalzone? Mariolino della Bruciata. Quell'anticristo. Quello che ha segnato 2 gol alla mia squadra e mi ha rovinato metà dei giocatori. Il tuo povero padre si rivolterà nella bara quando saprà che te la fai con uno di quei rossi. Rosso o nero, ci sposeremo. Ah, no, non è mica questo il modo per Filotti. Non ha più l'età degli schiaffi. E poi dovete riflettere, questo Mariolino non è quel mascalzone che credete. Non è un mascalzone, ma sei il portabandiera di quegli arrabbiati. Arrabbiati siete voi. Chi ne ha colpa se sono tanti? È la miseria che li spinge, i vecchi egoisti come voi e come loro. La signora Cristina ha ragione a dire che siete un prete bolscevico. Non voglio più ascoltarvi, andate via. E tu, vai nella tua camera, ne uscirai soltanto quando tornerai in collegio. Fila, vai via! Da 2 settimane Mariolino non ha nessun cenno di vita da parte di Gina. Un giorno si decide a domandare l'aiuto della signora Cristina, ma il giorno prima Cristina era caduta dinanzi al portone della sua casa sotto il peso dei suoi 85 anni. Beh, va un po' meglio adesso. Ma non lo so, ma non credo, poveretta. Ha fatto chiamare il parroco. E adesso vuole anche il sindaco. Il sindaco, Peppone. Ma e cosa può volere da Peppone? Mi piacerebbe che vi confessassi un sacco di porcherie. Ma no, caro reverendo, niente. Vi ho fatto chiamare perché voglio morire con l'anima pulita e senza rancori. Così vi dirò. Nel 1942 il vostro cane giallo, quello che aveva la coda mozza, è entrato nel mio giardino e mi ha rotto un vaso di cerani. Ebbene, io vi perdono. Io vi perdono di avermi chiamato prete bolscevico. Grazie, non era necessario. Vi davo del prete bolscevico così come davo dell'asino a Peppone. E adesso, cara signora Cristina, per pulita che sia la vostra anima, dovete confessarvi se volete andare in paradiso. Ma io sono sicura di andarci in paradiso. Intanto peccate di presunzione, perché nessun mortale è sicuro di andare in paradiso. Nessuno, salvo la signora Cristina, perché stanotte Cristo è venuto a dire alla signora Cristina che andrà in paradiso. Quindi la signora Cristina è sicura di andarci, a meno che voi non ne sappiate più di Gesù Cristo. Io? Oh, eccoti. Io ti perdono per le rane e le altre porcherie che portavi in classe. Io ti conosco. In fondo non sei cattivo. Parlerò a Dio perché ti perdoni i delitti più grossi. Ma signora Cristina, io non ho mai commesso dei delitti. Non mentire. Tu e i tuoi avete mandato via il re e i suoi bambini in un'isola deserta a morire di fame. Ma non è vero. Don Camillo, diteglielo voi che non è vero. Non sono bugie, signora Cristina. Niente isole deserte, niente morte di fame. Vi assicuro che sono menzogne. Poi non siamo stati soltanto noi a mandarlo via. Sono state le elezioni. Lui ha avuto più voti contro che a favore. Così l'hanno mandato via. Ma è così che funziona la democrazia. Che democrazia? I re non si mandano via mai. Senti, tu sei il sindaco. Ascolta il mio testamento. La casa non è mia, i mobili nemmeno. I miei poveri stracci dalli ai poveretti. I miei libri tienili tu, che ne hai bisogno. Devi fare molti esercizi di comporre e studiare bene i verbi. Sì, signora. Voglio un funerale senza musica, perché la morte è una cosa seria. E voglio un funerale senza carro, come nei tempi civili. E sulla cassa voglio la bandiera. Sì, signora. La mia bandiera. Quella laggiù, attaccata al muro. La mia bandiera con lo stemma del re. Sì, signora. Dio ti benedica, figlio mio, anche se sei bolscevico. Mi sembra di avere ancora un'altra cosa da fare. Ah già, quei ragazzi. Non ho più il tempo. Dio se ne occuperà. Sapete adesso quali sono le sue ultime volontà. Poiché siamo in regime repubblicano e democratico, chiedo ai partiti della maggioranza di dare il loro parere.
In quanto ai reazionari, stiano zitti, perché tanto sappiamo bene che godrebbero un mondo al funerale, se oltretutto si suonasse anche la cosiddetta marcia reale. Noi non possiamo, per onorare un morto solo, offendere la memoria di 100.000 uomini col sacrificio dei quali il popolo ha conquistato la Repubblica. Io mi oppongo a che il funerale abbia luogo con la bandiera reale. I tempi dei sentimentalismi e delle nostalgie sono finiti. Finiti. Se voleva la bandiera reale doveva morire prima. Noi non ci associamo alla leggerezza con la quale viene trattata la memoria della morta che noi veneriamo. Ma d'altra parte, se noi rispettassimo la sua volontà, rischieremmo di provocare degli incidenti che porterebbero offesa alla sua memoria. Noi siamo dunque ugualmente contrari all'uso della bandiera incriminata. Cosa ne pensa il signor parroco? Il signor parroco, prima di parlare, aspetta il parere del signor sindaco. In qualità di sindaco io non posso che approvare le vostre decisioni. Ma siccome però in questo paese non è il sindaco che comanda, ma i comunisti, in qualità di capo dei comunisti vi dirò che io me ne infischio del vostro parere. La signora Cristina andrà al cimitero con la bandiera che ha voluto, perché vi dirò che io personalmente rispetto più lei morta che voi tutti vivi. E se qualcuno ha qualcosa da obiettare lo faccio volare dalla finestra. Il signor curato ha qualche cosa da dire? Cedo alla violenza. Cose che succedono in quel paese dove il sole picchia come un martello sulla testa della gente, dove spesso si ragiona con i pugni, ma dove almeno si rispettano i morti. Avanti. Gina, cosa vuoi a quest'ora? Voglio sposarmi. Ma per sposarsi bisogna essere in due. Siamo in due. Cosa fai qui, emissario del Cominform? Te l'avevo detto che avevi il dente avvelenato dalla politica. Andiamocene. No, vieni. Cosa hai fatto lì? Gli è saltata addosso tutta la famiglia. L'han visto fare dei segni alla finestra. Maledetti bolscevici. I tuoi invece sono tutta santa gente. L'hanno pestata come la canapa. Siete una masnada di ipocriti, falsi come Giuda. E voi della bruciata dei criminali senza Dio. Vorrei essere tua moglie per cavarti gli occhi. Vorrei essere tuo marito per riempirti la faccia di schiavo. Oh, ragazzi, se non la finite vi piglia calci tutte e due, beh. Il curato mi picchia, lui mi picchia, mio nonno mi picchia, tutti mi picchiano. Ma cosa ho fatto al buon Dio? Ma dai, calmati e ditemi piuttosto cosa volete. Siamo qui per sposarci, subito. Ma non si può. E le pubblicazioni? Poi lei è minorenne, ci vuole il consenso dei suoi. C'è una regola, non ci si sposa così. Se i nostri parenti ci acchiappano questa volta ci ammazzano. È impossibile, fatemi pensare fino a domani, cercherò di arrangiare le cose. Sposateci subito. Ma è impossibile, fra qualche giorno non muore mica nessuno, no? È da vedersi. Io non capisco perché dobbiate sposarvi alle 10 di sera. Non ho mai visto un amore così urgente. Non possiamo lasciare il paese senza sposarci. Quando siamo in regola con la legge, prendiamo il treno e via. Io capisco tutto, ma non posso. Ma voi siete il sindaco, no? No, tu sei minorenne, ci vuole il consenso dei tuoi parenti. L'ammazzeranno piuttosto, hanno già cominciato. L'ammazzeranno. Bisogna vedere la legge. Può darsi che ci sia una scappatoia, ma bisogna aspettare fino a domani che io vada in comune. Aspettiamo, intanto per stanotte tu puoi dormire sul camion, in garage. E lei da mia madre. Io non dormo fuori casa se non sono sposata. E se non possiamo sposare, ci sposeremo lo stesso. E sentirete suonare le campane delle nozze. Vieni, Mariolino. Sono
matti, eh? Sei tu il pazzo. Ma già voi uomini siete tutti uguali. Non hai inteso? Che cosa non ho inteso? Quei due ragazzi stanno per fare una sciocchezza. O può darsi che l'abbiano già fatta, non è poi tanto grave. Ma non hai capito che sono come pazzi? Sono capaci di buttarsi nel fiume. Ma non ha inteso cosa ha detto lei? Sentirete suonare le campane. Le campane? Quali campane? Alla cappella sommersa allo stagno? Perché tu credi... Oh, pezzi di cretini imbecilli, se adesso li prendo, gli faccio passare io la voglia di... Sentiranno suonare le campane. Che siano tutti maledetti! Oggi, quando si sta per morire, non si maledice nessuno. Vado a uccidersi, ne sono sicura. Quando ho visto la lettera l'ho capito subito. Dice, se non possiamo sposarci, oh mia povera Gina, bisogna trovarli, ma su, fate qualche cosa, muovetevi. Gina e Mariolino sono andati allo stagno, sì, fate suonare le campane, ci vuole della gente con le lanterne, io andrò per il bosco, voi andate per il bordo del fiume, presto! Oh Gesù mio, proteggetela. Se succede qualcosa a quei ragazzi, Dio non ve la perdonerà mai né a voi né agli altri. Però potevate sposarli. E tu no? Bastava uno remo. Ascoltatemi, si fanno le pubblicazioni e si sposano questi ragazzi. E se uno di voi rifiuta l'autorizzazione, gli rompo la testa. Qui non siete in chiesa e non comandate. E questo ma no, ma fermi. Ma allora i vostri conti regolateli qui e subito. La volete picchiare? Sì. Bene, avanti, picchiatevi una volta per sempre. Voi preparate la veste di notte, sarà il vescovo che li sposerà. Il vescovo? Sì, il vescovo, chi se che è bolscevico. Via! E adesso andiamo a dormire. Oh, signor Sindaco, che bel caso. Sono venuto perché devo dirvi due parole. Guardi là, si nasconde. Chi è? Il suo amico, lo Smilzo. Che fa con quel pennello? Se mi dipinge delle cornacchie, mi trasformo in cacciatore. Oh, quelli che scrivono sui muri non sono miei amici. Come lo so bene, signor Sindaco. Ma voi vedete dei nemici dappertutto. Beh, io voglio dirvi... Ma entri, anch'io sto giusto facendo un lavoro di pittura. Vuol dire che mi darà una mano, eh? Preparate già il Natale? Ah, Natale arriva sempre più presto di quanto non si pensi. Sono venuto semplicemente a dirvi che voi avete una bella faccia tosta. Aiutami un po', prendi quel pennello che c'è lì sopra. Mi avete preso per il sagrestano? Inaugurare la città giardino il giorno del matrimonio di Gina e Mariolina è uno dei vostri colpi da bandito. Perché? Così il vescovo stesso benedirà i ragazzi e la riconciliazione delle famiglie sarà più solenne. Ah, così avrete l'aria di aver fatto tutto voi. Aver impedito un doppio suicidio e trasformato l'aceto in vino, eh? Bene, tutta l'acqua al vostro mulino. E chi ti impedisce di inaugurare la Casa del Popolo? Oh, sapete benissimo che la casa non è finita, che ci vorrebbero ancora 15 giorni. Non si agisce così quando si è un gentiluomo. Un gentiluomo? Sta attento, che la Vergine non c'ha mica i baffi, te. Guarda com'è bello. Questo è il bambino di Peppone. La moglie di Peppone. E questo è Peppone. E questo è Don Camillo. Allora, questa inaugurazione la ritarderete di 15 giorni? Così potrete essere più a posto e inauguriamo insieme. Va bene. Fra bestie ci si capisce sempre, eh? E infine il gran giorno arrivò. Non capisco.
Il vescovo così puntuale, che vuole tanta puntualità, io non capisco proprio. E il sindaco? Ha visto il sindaco stamattina? Non c'è, è sparito. Io mi domando cosa succede qua. Succedeva semplicemente questo, che Peppone cercava di vincere l'ultima partita. No, lasciala là, in modo che si possa rimontare alla svelta. Lui sarà obbligato a fare il giro per il ponte di Castellino, ci vorrà almeno una mezz'ora. Noi invece in 3 minuti rimontiamo la ruota ed arriviamo alla Casa del Popolo e facciamo l'inaugurazione prima di lui. Molto bene. Giù, bravo. Attenzione, eccolo! Svelti, su, via, svelti, ai vostri posti, via, avanti, svelti, mi raccomando, Dignitosa indifferenza. Cos'è? È uno scontro? Non saprei, eccellenza. Ma è il signor sindaco. Oh, eccellenza, è soltanto un guasto, ritornando da Castellino. Ah, vedo. Non vi posso aiutare? Non credo, eccellenza. Grazie, signori, grazie. Grazie, signor sindaco, grazie. Alla mia età, vedete, le gambe tradiscono. Buongiorno, figliuoli. Credo che non ci sia niente da fare. Pazienza, continuerò la strada a piedi, piano piano. Non rischio certo di cadere. Lei è così robusto. Buongiorno. Eccolo! Arriva a piedi. Arriva a piedi. Ma è con Peppone. Ragazzi, attenti. Ma eccellenza, cosa le è accaduto? Noi l'aspettavamo qui. No, non vi inquietate, ho voluto fare una passeggiata a piedi. Il signor sindaco mi ha accompagnato con i suoi amici. Sono tutti così gentili. Oggi intrecciamo in giubilo, serti di lauree e fior, mentre sospiro l'anima, un inno di gioia ed amor. Ciao papà! Accettate questo umile mazzo di fiori con l'amore del nostro cuore. Com'è carino, com'è bravo. Come si chiama? È mio figlio Marco, eccellenza. Oh, è carino come suo padre. È proprio così. Grazie, signor sindaco. E ora si comincia? Sì. Mi dispiace tanto, eccellenza, ma devo lasciarvi. Oh, perché tanta fretta? Rimanga ancora. È che inauguro la Casa del Popolo tra 5 minuti. Le personalità già mi stanno aspettando e allora... La Casa del Popolo? Sì. Ah, interessante. Non me l'avete detto, Don Camillo? Eccellenza, Eccellenza, la vuol visitare? Oh, sarebbe per noi un onore, veramente. Venga, eccellenza. Certamente, andiamo. E la città giardino, eccellenza? Non scapperà, la vedrò dopo, c'è tempo. Il matrimonio, eccellenza. Quei due ragazzi hanno davanti a sé tutta la vita. Ecco, di là abbiamo 2 saloni per le riunioni e di qua la palestra ginnastica, il giardino. È veramente magnifica e molto utile. Peccato che il signor sindaco non le abbia mostrato il deposito d'armi. Oh, sono sicuro che non è così ben fornito come il vostro. Don Camillo, anche un mortaio da 81 sotterrato in qualche parte. Non ve l'avevo detto che è un uomo pericoloso? L'avete rivoluto, tenetevelo. Di qua, eccellenza. Prego, grazie. sia comodi. Ecco. Bene, ne avete di gente. Sono davvero contento di vedervi tanto numerosi.
e voglio dirvi che sono felice di aver visitato questa bella casa con tutto quello che c'è dentro di utile e di grazioso. Oh, siete davvero fortunati di avere chi si occupa tanto di voi. E ora bisogna che me ne vada. Devo andare a vedere quel bel giardino che la completa così naturalmente. Arrivederci, figliuoli. Arrivederci, eccellenza. Arrivederci, signor sindaco. E il paese quel giorno ebbe la gioia di dimenticare le sue vite. Non c'erano più né rossi né neri, ma soltanto della brava gente che si divertiva. Papà Filotti, come va? Insomma, va! Oh, attenzione, scusa Dio. Mentre in sagrestia il vescovo faceva una buona siesta ben meritata, Don Camillo Adesso ho capito, non mi canta mica più quella paralleghia. Vai, gira il culo. Fare un'altra. Andiamo, Maria. Tutto funzionò bene, ma sul tardi si riaccesero le passioni politiche e la gente cominciò a discutere. E purtroppo alla discussione prese parte Don Camillo. Decisamente, povero Don Camillo, credo sia necessario farti cambiare aria. Devi andare in campagna a riposarti, lontano da qui. L'aria fina ti farà bene. Tu stai perdendo il treno, Don Camillo. Credete? È un accelerato e può darsi che ti aspetti qualche minuto, ma non esagerare. Ancora un minuto. Mio povero Camillo, sai bene che non verrà. Io speravo che almeno qualcuno avesse il coraggio
giù. Peppone ha ripetuto le sue minacce in tutte le case stamane. Non lo so, ha fatto dire che se ne vede uno che viene a salutarmi gli romperà le ossa. Tuttavia, pensavo, ci sarà forse uno solo. Gli uomini sono uomini, ricordati di Pietro, anche lui mi ha tradito. Sono una povera bestia, va bene, me ne vado. Mi dispiace di non potervi portare con me. Tu sai che sarò con te ugualmente. Mi aspettano certo alla stazione, o per la strada, oppure sulla piazza. Arrivederci, reverendo, buon viaggio. A lei, reverendo, e tanti auguri. Torni presto, reverendo. Tenga, Don Camillo, e buon viaggio. Eccomi. Oh, grazie. Sono piccioni di quel vecchio birbante della bruciata. Li ho presi in trappola. Grazie, figli miei. Gli uomini di Peppone avevano avvertito che se per caso uno si faceva vedere in paese alla vostra partenza lo avrebbero annebbiato a legnate. Allora per evitare pasticci siamo venuti qui. Arrivederci, Don Camillo. Arrivederci, grazie. Mio marito non lo sa. Volevo salutarla. Ciao, Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Grazie di tutto.
prima che usiate dal territorio del comune di nostra pertinenza, desideriamo porgervi il saluto della popolazione ed esprimervi l'augurio che nella vostra nuova residenza voi possiate riposare e così potrete ritornare presto alla vostra missione spirituale. Non potevo rimetterci di reputazione davanti a quegli sporchi reazionari che sono i pilastri della vostra chiesa, ma noi non siamo dei selvaggi. Vi siete comportati come banditi. E voi? Ne avete messi fuori combattimento 12. Ma peccato che non ho rotto la testa anche a te. Regoleremo questa storia al vostro ritorno. E quel pretino che ha mandato al vostro posto me ne incarico io. Non farà molta strada. Tenete. L'ha disegnato mio figlio Marco. Ha del talento quel bambino. Davvero. Peccato che abbia un padre così. Ma insomma, che Dio glielo conservi. E che conservi anche voi. E che vi faccia diventare più trattabile. Se è possibile. Ma... Ecco il paese che sorge in qualche angolo dell'Italia, nella pianura del Po. Ciascuno lotta a suo modo per costruire un mondo migliore. E qui accadono cose che non accadono in nessun'altra parte del mondo.